Ciao a tutti, come sempre dal vostro Riccardo. Andiamo a vedere anche questa volta una scala della tecnica, quindi questa volta toccherà alla scala del Si maggiore e delle relative minori, che sono il Sol diesis, minore armonica e minore melodica. Passiamo allora all'analisi di questa scala. Eccoci allora, possiamo analizzare per prima cosa questa scala di Si maggiore. Non preoccupatevi dei diesis in armatura. Se volete sapere quali sono i diesis, comunque sono il Do, il Re, il Fa, il Sol e il La. Quindi abbiamo 5 diesis. 5 diesis in armatura, ma questo non dovrebbe molto preoccuparvi dal momento che posizioniamoci sul Si. Questo è il Si. Dobbiamo, a parte il pollice, a parte il dito numero 1, abbiamo tutte quante le note sui tasti neri. Quindi risulta molto facile perché vedete i gruppi da 2 e i gruppi da 3? Questi sono tutti i gruppetti dei diesis. Dobbiamo andare a suonarli tutti quanti, quindi di fatto andiamo a colpire tutti i tasti neri, a parte con il dito numero 1. Adesso andiamo a vedere come si fa. Vedete che in fondo, nonostante la quantità di diesis, è molto semplice da fare. Unica cosa da ricordarsi, a parte i tasti neri da fare tutti, il tasto bianco con il pollice, andate a suonare sempre dei due, vedete che ce ne sono due comunque, fra i gruppi di tasti neri da 3 e da 2, abbiamo sempre due tasti bianchi ovviamente. Quale dovete colpire dei due? Sempre quello prima, quindi quello più verso di voi, verso il vostro mento. Andate sempre a usare quello verso di voi, quindi vedete? Qui andrò a beccare il Mi, che è quello più verso di me. Qui è il Si, che è sempre quello sopra. Col mignolo andate a beccare il Si e poi tornate indietro. Sempre quello più verso in su. Anche qui. Quindi vedete, molto semplice questa scala di Si maggiore, anche più semplice delle altre a mio avviso. Adesso però dobbiamo passare all'altra faccia della medaglia, quindi al Sol diesis. Partiamo con Sol diesis minore armonica e vediamo subito che dobbiamo mettere sempre il dito numero 2 e il dito numero 3 come dita di partenza. Il Sol diesis da suonare è questo. Se non ce l'avete perché avete la tastiera magari troppo corta, io penso ce l'abbiate tutti quanti. Comunque, se non ce l'avete, partite da questo, che alla fine è la stessa cosa, è la stessa nota, identica. Io parto da questo qua. Avete 2 diesis sul 2 e il 3 immediatamente. Il pollice dovete metterlo sempre su quello più verso di voi, il tasto bianco più su. Anche qui altri 2 diesis. Qui viene il bello, attenzione. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo un simbolo molto strano, questa è la prima volta che lo troviamo, questo si chiama doppio diesis. Non prendete paura, il doppio diesis non fa altro che aumentare la nota, invece che di un semitono, l'aumenta di 2 semitoni, quindi un tono intero. Quindi per capirci, se siamo sul Do, col doppio diesis andremo sul Re. Il Do diventa Re col doppio diesis, non diventa Do diesis, diventa Re. In questo caso vedete che il doppio diesis sta sulla nota di Fa, quindi vediamo. Essendo che il doppio diesis è sulla nota di Fa, questo Fa diventa Sol. Quindi non dobbiamo fare altro che suonare tutta la scala: Sol, La col diesis, Si naturale, Do e Re diesis, Mi naturale,
Qui ci va un bel sol al posto del fa. È raffigurato il fa, ma ci va un sol. E si riparte col sol diesis. Quindi si riparte dalla nota che dà il nome alla scala, quindi il sol diesis. Allo stesso modo possiamo andare avanti uguale. Quindi abbiamo sol diesis, la diesis, si naturale, do e re diesis, mi naturale, fa che diventa sol. L'ultima nota è da fare col 3 e è un sol diesis alto. Attenzione, tornando indietro, dobbiamo rifare il sol, perché anche il fa tornando indietro, vedete che ha il simbolo ancora con quella specie di X appena prima della nota col numero 2. Vedete la X, è un altro fa che diventa sol, anche quello, sono tutti fa che diventano sol. Quindi partendo dall'alto abbiamo sol diesis, sol, mi naturale, re, do diesis, si naturale, la e sol diesis, altro fa che diventa sol. Vedete che sto facendo il sol, non sto facendo il fa. Quindi abbiamo sempre sta sorta di scalino dove c'è in mezzo una nota bianca che non va mai suonata. Sol diesis, sol, mi, re, do diesis, il si naturale, il sol la diesis e il sol diesis. Quindi per finire la scala torniamo alla nota di partenza che è un sol diesis. Andiamo a vederla molto lentamente. Non è facile come scala, non è facile, ma la minore, la sol diesis minore melodica non è da meno, non è da meno. Andiamo a vedere come si fa anche questa scala, perché abbiamo sempre gli stessi diesis e ci troviamo sempre a partire col sol diesis. Questa volta la salita e la discesa cambiano, come abbiamo visto per tutte le scale precedenti. Abbiamo una salita leggermente diversa, abbiamo sempre questo fantastico doppio diesis sul fa che diventa sol. Abbiamo anche un diesis sul mi. Attenzione a questo mi, attenzione al mi, perché con il diesis davanti diventa un fa. Con calma, adesso andiamo a vedere. Partiamo dal sol diesis. E fin qua tutto facile. Sol, la diesis, si naturale, do e re diesis. Quando facciamo il passaggio del pollice, così, il pollice lo dobbiamo mettere sul fa, non sul mi. Prima era sul mi, adesso è sul fa, perché vedete che il mi ha un diesis davanti, quindi diventa fa. E, come se non bastasse, la nota dopo è un fa che diventa sol. Quindi molta attenzione a quel diteggiatura 1, diteggiatura 2, dove avete sul primo un diesis, sul secondo la X del doppio diesis. Perché quelle due note vanno alzate entrambe, cambiano nome, e mi e fa diventano fa e sol. Ora che l'ho detto un sacco di volte, andiamo a vedere la scala. Vedete? Fa e sol, sol diesis, fa e sol. Adesso la discesa è totalmente diversa, quindi rivediamo questa andata. Dopo ve la farò risentire piano. Comunque la discesa è diversa perché questa volta dobbiamo fare invece il fa diesis, quindi non diventa più sol questo fa, abbiamo sol diesis, fa diesis. Attenzione, attenzione sullo spartito, perché vi potreste molto imbrogliare con quei be quadro, perché
vedete che c'è la nota con la diteggiatura 3 e poi avete B quadro diesis 2. Ecco, questo io mi arrabbierei un po' con chi ha fatto il libro perché è molto fuorviante, non si capisce se bisogna fare un Fa B quadro o un Fa diesis. Il Fa va fatto diesis perché è una scala melodica e questo Fa va diesis assolutamente. Quella dopo è un Mi, quindi voi potete benissimo ignorare i B quadro di questo ritorno. Tutti i B quadro ignorateli, il Mi ovviamente senza nulla, senza B quadro né nulla, è un Mi naturale. Quindi il risultato sarà Sol diesis, Fa diesis, Mi. I soliti Do e Re vanno fatti diesis, Si. Qui abbiamo 3 diesis. Senza tanti problemi, senza tanti simboli, cose strane. Come si fa a fare la discesa di questo Sol diesis? Dovete colpire tutti i tasti neri, come accadeva per il Si maggiore, ricordate? Tutti i tasti neri, quindi in salita fate quello che abbiamo visto prima, al ritorno tutti i tasti neri. I tasti bianchi vanno fatti sempre tenendosi verso sopra, verso il tasto più verso di voi, e non avrete alcun tipo di problema. Infatti vediamo che va esattamente fatta così. Tasto bianco verso di voi, tutti i tasti neri, tasto bianco verso di voi, tutti e 3 i tasti neri. Quindi non ci sono problemi in questo ritorno. Il problema più grosso è sull'andata perché bisogna un po' fare un passaggio del pollice strano. Adesso vediamo pian pianino nuovamente tutta la scala. E questo è quanto per quanto riguarda la scala di Si maggiore e Sol diesis minore. Anche l'analisi di questa scala è terminata. Allora, con il video di oggi abbiamo quasi terminato le scale che vedono diesis nell'armatura di chiave. Infatti la prossima scala sarà quella di Fa diesis maggiore e Re diesis minore armonica e melodica, con ben 6 diesis in armatura di chiave. Questa è anche, se vogliamo, la scala più articolata e più complessa da fare di quasi di tutte le scale, diciamo. Andremo a vederla nel prossimo video, quindi state connessi e ci vediamo al prossimo video sulle scale. Ciao!